Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso. Perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso. Questa è una lettura che possiamo mettere nella serie Vite Passate. Come sapete cerco sempre di capire le dinamiche, che siano romantiche o comunque relazionali in generale, da un punto di vista energetico, quindi cerco sempre di dare un'idea a chi mi ascolta di quelle che possono essere le motivazioni principali per quello che facciamo, come lo facciamo, con chi lo facciamo, e direi che questa lettura prende in pieno tutti questi concetti. Quindi potete guardare questa lettura se state cercando di capire qualcosa di più riguardo a una relazione romantica oppure una relazione di lavoro, una relazione semplicemente d'amicizia, una relazione anche parentale. Però in generale so che molti la guarderanno per quello che riguarda l'amore, quindi non vi stupite se salterà fuori questa tematica. Sono letture che andrò a fare con un mazzo diverso per ogni tipo di scelta e vi mostro le scelte, ve le mostro così senza pietre o rune o quant'altro, perché le ho scelte proprio perché questi sono mazzi che prima di tutto non ho assolutamente mai usato prima. E sono mazzi che mi sono stati regalati da una cliente. Sono mazzi che, diciamo, solo per l'iconografia che hanno mi hanno ricordato subito le energie di vite passate, per cui i mazzi hanno la loro custodia e vi vado a mostrare quelle che sono le immagini davanti e dietro. Allora, abbiamo prima di tutto come primo mazzo i tarocchi celtici, quindi l'immagine da un lato è questa e dall'altro lato è questa. Casomai mandate indietro il video quando dovete riconsiderare. Abbiamo poi i tarocchi di Leonardo e poi l'immagine dall'altra parte. Abbiamo poi i tarocchi degli zar, immagine posteriore, e abbiamo poi i tarocchi, eccoli qui, medievali. Ed ecco qui il lato posteriore. Quindi io ve li lascio qui. Se vi serve per fare la scelta, mettete in pausa, poi casomai tornate indietro, vedete voi. Potete ovviamente fare più scelte. Focalizzate su una persona alla volta e chiedetevi che tipo di situazione del passato c'è stata con questa persona. Che tipo di incontro è stato il nostro? Cosa è successo? Perché sicuramente state pensando a qualcuno che qualche sospetto ve lo dà già. Ok? Vado a cominciare dal numero 1. Quindi numero 1, questi bei tarocchi celtici, andiamo a vedere qui. Ok. Questo per dire che sono veramente freschi. Penso fossero delle serie che lo Scarabeo aveva fatto a giudicare da questa è inutile, ok, a giudicare dico dall'impacchettatura e dalla scelta proprio anche grafica dietro. Sembrano che fossero delle idee che non sapevano come
rendere commerciabili. Vabbè, ognuno fa le sue scelte. Comunque, allora, andiamo a vedere. Lasciamo lì. Andiamo a vedere questa persona a cui state pensando, se come e quando l'avete già incontrata e cosa è successo tra di voi. Se per caso non avete già incontrato questa persona in una vita passata, ve lo dico. Ok. Questa persona c'è già stata nel passato e che tipo di rapporto c'è stato? Sì. Quindi questa persona sì, l'avete sicuramente già incontrata nel passato ed era una persona che apparteneva alla vostra famiglia o al vostro circolo privato, quindi stiamo parlando di tempi in cui non esistevano le famiglie allargate, non esistevano grandi lunghi viaggi a scopo di piacere, realtà in cui più si stava uniti meglio era, perché rappresentava darsi una possibilità in più di sopravvivenza. E stiamo parlando di un'età in cui la società in generale era ancora molto rigida, molto strutturata. C'era questa idea la donna fa un figlio, l'uomo lavora i campi o va in guerra o comunque comanda e si occupa di politica. Stiamo parlando di una società, a me continua a venire in mente il Medioevo, mi continua a venire in mente qualcuno che è andato in guerra, mi continua a venire in mente qualcuno che si allontana a cavallo, quindi mi si stanno facendo anche dei riferimenti a una mia vita passata e credo proprio che sia per aiutarmi a inquadrare lo spazio all'interno proprio di un arco temporale. Quindi stiamo parlando di persone qui che sono sicuramente state in grado di incrociare la persona a cui stanno pensando almeno una volta prima. Mi viene da dire proprio almeno una volta. Perché dico questo? Perché per esperienza, stiamo parlando di casistica, notando quello che sono le esperienze più comuni. Quando noi incontriamo qualcuno e diventa famiglia, cioè durante l'incarnazione fa proprio parte del nostro nucleo familiare di sangue, è probabile che per il tipo di dinamiche che si vanno a instaurare, quindi le ferite che ne derivano o le esperienze forti che ne derivano, che non necessariamente devono essere brutte esperienze, ma sicuramente sono forti, può essere che rincontriamo quella persona. Quindi vedere una carta di questo tipo sicuramente è un qualcosa che mi viene da dire non è accaduto probabilmente una sola volta. Comunque, a maggior ragione mi viene da dire, qui stiamo parlando veramente della classica società feudale. Sapete che comunque il Medioevo, voglio dire, è ampio, per quanto immobile fisso possa essere sembrato, non è stato proprio così scandaloso davvero, nel senso, oddio, tante cose assurde sono capitate, ma ogni epoca ha le sue cose assurde. Diciamo che noi ce lo immaginiamo come un blob unico, ma ci sono state varie fasi, soprattutto in varie parti del mondo. E qui mi si sta dicendo che con questa persona vi siete incrociati già prima e c'è stato un rapporto molto freddo, molto di superficie. Il vostro legame era un qualcosa che aveva a che fare o con legami politici o c'era di mezzo una semplice visione in comune che avete cercato di portare in atto e quindi magari siete diventati alleati, siete diventati dei soci anche in qualcosa, perché potrebbe essere che qui stiamo parlando di una società, per esempio, di un laboratorio che avete aperto insieme a questa persona. C'è stato un tragitto di strada che avete fatto insieme nella vostra vita e avete sperimentato con quello che è il potere personale, evidentemente da quello che vedo qui. Un potere personale che sembra aver dato ottimi risultati e aver dato anche un senso di potere, di
di capacità di cambiare anche probabilmente alcuni equilibri, cosa che può essere comprensibile in maniera totale quando pensiamo che se una volta, che ne so, facevi il commerciante a quei tempi, sicuramente avevi delle influenze anche sulla politica e viceversa. Stiamo parlando anche del fatto che forse se eravate, che ne so, qualcuno che si occupava di esercito, qualcuno che si occupava di legge o di insegnare, magari sapeva leggere e scrivere, aveva a che fare con qualche istituto in cui si insegnavano queste cose, comunque avevate la vostra bella, come possiamo dire, la vostra bella figura pubblica, eravate importanti. Ecco, se eravate per esempio un dottore, a maggior ragione. Quindi diciamo che entrambi, voi e questa persona, appartenevate a una parte della società che non era il popolino, il blob unico, diciamo, da cui non ci si distingueva molto. E cosa ne avete fatte? Quello che noto, soprattutto scelte sono state fatte, e sono state delle scelte che almeno per gran parte sono andate molto bene. Quindi andiamo a vedere qui qual è lo scopo di questa lettura, cioè come mai salta fuori il bisogno da parte vostra di andare a vedere questa cosa, come mai è rilevante questa esperienza fatta insieme, che cos'è accaduto qui di rilevante, o cosa c'è di importante cui parlare, come mai chi guarda questo mazzo dovrebbe essere più interessato di altri. Quindi quello che una volta era felicità si è trasformato lungo il corso del tempo in qualcosa di conflittuale o comunque, insomma, non proprio piacevole. E credo che sia accaduto, ripeto, non in un tempo breve, ma in sé la fase della caduta è avvenuta dall'oggi al domani probabilmente. Quindi può esserci stata una guerra, può esserci stato una malattia, una sventura, un cambio di politica che ha influenzato la vostra vita, un cambio anche di amicizie, no? Non che questo abbia influito nel rapporto tra voi due, ma probabilmente è andato tutto a scemare. Quindi da amici e colleghi, chiamiamoli così, che riuscivano a generare un certo benessere, e probabilmente stiamo parlando anche di una felicità a tutto tondo che con questo benessere siete riusciti a creare insieme, siete passati a dovervi affacciare alla brutalità del panorama umano e avete dovuto rendervi conto che alcune cose nella vita non solo sono momentanee, ma hanno un peso diverso a seconda del momento in cui le pesiamo. Perciò significa che magari giunti a una certa età o dopo questa certa disgrazia o un momento sfavorevole, uno dei due o entrambi abbiate scelto di prendere le distanze, di inseguire altre strade. C'è chi, vedo, ha anche perso la ragione, c'è chi si è trovato da solo e quindi si è sentito perso, non voglio dire proprio lasciato andare, ma c'è un po' quella vibrazione qui, Quello che sento è che chi è sopravvissuto, quindi o tutti e due o comunque voi, avete cercato di più la vita quieta, la vita, mi viene da dire una vita regolare. Ora, non siamo nel presente dove magari uno fa i miliardi e poi dice no, mi vado a ritirare in una casetta nel mezzo del nulla, perché al tempo la prospettiva era diversa e si vedevano le cose in maniera diversa. Andare a vivere nel mezzo del nulla non era tanto una cosa desiderata. Però magari, che ne so, per un credo religioso avete detto va bene, do tutto ai poveri e vado a vivere nella casa di famiglia, tanto quello mi basta per arrivare alla fine dei miei giorni. C'è stato comunque un momento di svolta, un momento in cui la vita vi ha allontanato da questa persona in termini dolorosi o in termini piacevoli, pacifici, semplicemente perché magari si invecchia,
e questa cosa vi ha dato una grande soddisfazione, non il doversi allontanare, ma il guardarvi indietro e dire però ne ho fatte di cose, ne ho ottenute di cose, è stato veramente interessante. Per cui non è una lettura che mi dà l'amaro in bocca, è una lettura che mi dà serenità, che mi parla di abbondanza, che mi parla di esperienze fatte sempre, esatto, con una sensazione di si può fare di meglio, si può fare di più, voglio provarci, ma guarda come sono fortunato, ma quanto entusiasmo, mi piace molto l'idea di poter poi riprovare, quindi c'è un incontro con questa persona che probabilmente è venuto più volte e quello che per voi è stato maggiormente significativo è quello che stiamo guardando qui e vi ha dato questa spinta, questo desiderio di vivere qualcosa di simile con questa persona di nuovo o comunque di fare quello che state facendo incontrando sul vostro percorso una persona che nel mentre, vita dopo vita, ha fatto i suoi percorsi, ha sviluppato la sua maturità come anima indipendente e vi piace davvero molto l'idea di aver modo di incrociare il percorso di questa persona una volta ancora, di quest'anima anzi, una volta ancora, a prescindere da quello che può essere il risultato finale. È come dire, questa sera esco, mi vado a mangiare una pizza con il mio compagno delle elementari, non mi interessa se finiamo sbronzi o se parleremo di quella volta che abbiamo preso la nota insieme, sarà comunque un bel momento ritrovarsi. Per cui quello che in realtà vi lega a questa persona sono nel passato, non nel presente tutto può cambiare, ma nel passato sono una serie di belle avventure fatte insieme, ok? Quindi è una lettura molto carina questa in realtà, nonostante, ripeto, quelle che possono essere state i momenti di down, di disagio, di svantaggio, di difficoltà. C'è il desiderio proprio di rivivere questa parte di gioia e di espansione, di equilibrio, vedo, di sensazione di forza. Quindi è una sorta di migliore amico attraverso lo spazio e il tempo questa persona, ok? Quindi se nel presente vivete qualcosa che non rispecchia ciò che avete vissuto in queste vite, ma comunque c'è una sensazione di familiarità con questa persona, viene da qui. Ora ricordatevi che la vostra vita non è nel passato, è nel presente e bisogna reagire ed agire sulla base di quello che è il presente. Però spero insomma di avervi dato qualche chiarezza in più, ok? Quindi questa era la vostra lettura. Io, come vi dico sempre, se avete bisogno di magari entrare in contatto con me, avere più informazioni, fare un percorso o un corso con me, trovate tutto nei link che vedete qui, compreso quello di Instagram, ok? Noi ci vediamo più avanti, alla prossima. Ciao ciao. Ok, scelta numero 2, i tarocchi di Leonardo. Eccoci qua. Anche questi ovviamente sono ancora incartati come gli altri. Andiamo a vedere qui se ce la facciamo. Mi sa che mi serve una penna. Metto in pausa un istante e cerco di rompere questa pellicola. Ok, ci siamo. Allora, questa carta non c'entra nulla, mettiamo lì. E qui facciamo altrettanto. E vediamo. Vedi. Ok, allora andiamo a vedere che tipo di incontro, se c'è stato, con questa persona e che cosa è successo tra di voi. Ok, dunque, che tipo di relazione in vite passate c'è tra chi sta guardando il video e la persona a cui stanno pensando? Proprio. Ok. Dunque, con questa persona avete avuto una sola incarnazione prima di questa corrente
o addirittura sono molto dibattuta. Fatemi chiedere un chiarimento perché la mia impressione è che questa sia una persona nuova. Solo che da quello che sento non riesco a decifrare molto. Nuova in che senso? Ah. Ok. Mamma mia, quante informazioni. Allora, questa persona l'avete già incontrata, probabilmente una volta sola, perché mi viene detto il problema che hai nel presente con questa persona, problema o comunque il vissuto, viene dal fatto che hai già conosciuto questa persona in una delle vite precedenti. Io oserei dire, magari non per tutti perché comunque rimane una lettura generale, ma nella vita precedente a questa. Quindi è un incontro giovane, è un incontro nuovo, possiamo dire, no? È un nuovo amico questo. E le cose sono andate avanti molto velocemente tra voi due. Ci sono stati grandi momenti di espansione, grandi momenti di crescita e con questi anche grandi momenti di sfida. E queste sfide non sono tutte risolte, nel senso che potrebbe essere che per alcuni siano rimaste delle questioni in sospeso, ovvero volete fare delle esperienze che avreste già voluto fare con questa anima in precedenza e non vi è stato possibile farlo in precedenza. Potrebbe anche essere che ci sia stato qualche sgarro da parte vostra, da parte sua, e che ci sia un desiderio di sistemare. Ora qui possiamo parlarne per dei giorni, però che cosa significa? Significa che probabilmente alcune dinamiche che avete vissuto hanno lasciato uno dei due o tutti e due insoddisfatto per varie ragioni e si desidera riprovare, dare un'altra prova su questa giostra e vedere se si riesce a capire meglio. Può anche essere però che non sia così scelta come cosa, ma che anime che sono sulla stessa vibrazione si incontrano facilmente. E mettiamo il caso che entrambi vi siate incarnati per una serie di ragioni, soprattutto energetiche, lungo le stesse linee familiari, cioè voi nella vostra e questa persona nella sua, o anche ve le siete scambiate, chi lo sa. E è naturale che prima o poi, se siete anche magari come eravate nella vita passata, nello stesso circolo, cioè magari nella stessa città, nello stesso tipo di ambiente, cose di questo tipo, vi rincontrate e percepite che qualcosa è rimasto in sospeso, che sì, ho già conosciuto questa persona, ma sento che non è il classico "oddio che felice sono di vedere questa persona", c'è sempre un po' d'ansia nel mezzo, c'è qualcosa di non risolto, appunto. Alcuni avranno la sensazione di doversi guardare alle spalle da questa persona. E magari mi direte anche, ma anche con ottime ragioni, voglio dire, perfetto, quindi, ok? Però c'era già il seme prima e ci sono molte cose da risolvere. Ora, cosa significa? Che dovete risolverle per forza? No. Che se le risolvete con questa persona le cose andranno bene finalmente? No, non è garanzia. Che se non le risolvete la vostra vita sarà un disagio totale? No, probabilmente se ci sono delle energie deformanti dentro di voi, le voglio chiamare così, che vi remano contro e non le risolvete con questa persona, può essere che le risolviate tranquillamente con un'altra persona. Non sono assolutamente per esperienza di quelli che supportano l'idea che per forza ci si deve incontrare con le stesse persone, che si prestabilisce tutto prima della nascita, no. Però l'energia non mente, la portata energetica quella è, ed eccoci qui che stiamo parlando di qualcuno che abbiamo già incontrato e con cui sembra che il tempo non sia mai passato. Credo che già nella vita precedente con questa persona abbiate avuto questa impressione, cioè la situazione era stagnante, non si riusciva tanto a fare del proprio meglio, a riuscire a superare problemi che magari o impedimenti avevate nelle vostre vite. Non necessariamente vi odiate, ok? Non necessariamente portate rancori perché incolpate l'altro di qualcosa. Però la situazione è stagnante, è ferma, ha bisogno di una smossa. E quindi andiamo a vedere qual è quindi l'energia che ancora
vita con questa persona e come mai è necessario sapere. C'è stato un incontro prima di questo tipo. Allora, queste mi sono assolutamente cadute, ma queste no. Dunque mi viene da dire, ma guarda un po', mi viene da dire che c'è un forte desiderio da parte vostra almeno di non solo rivivere un'esperienza con questa anima e di rendere l'esperienza positiva, questa volta totalmente positiva, ma diciamo che nel presente siete ancorati a questa persona, magari non ci siete più a contatto, non vuol dire niente, però internamente ancora sentite l'attaccamento a questa persona, nel negativo o nel positivo. Infatti siete qui a guardare una lettura, no? Su questo. Con il fatto che, per il fatto che ciò che è stato nel passato e non è stato elaborato come posso dire, si esprime totalmente anche nel presente, proprio perché non avete la capacità di andare nel passato e dare piena attenzione a quello che è accaduto. Ora con questa lettura io spero che l'abbiamo fatto, almeno in parte. Però quello che voglio dire è che effettivamente se voi incontraste questa persona oggi e non ci fosse stato il vissuto precedente, quello della vita precedente, questa persona non vi interesserebbe, non ci sarebbe nulla di eccezionale. Non percepireste questi forti sentire, questi forti sentimenti o questo forte modo di credere qualcosa che riguarda questa persona. Anzi, ve ne andreste probabilmente per la vostra strada. Però una parte di voi, attraverso questa vita passata, ha incollato interiormente, dentro se stesso, l'idea emotiva, probabilmente, che questa è la persona con cui finalmente le cose andranno bene, o questa è la persona che è importante, questa è la persona che per come è stata la vita a quel tempo non vi ha dato la possibilità di esplorare tutto quello su cui avevate già messo il cuore, come per esempio magari questa persona l'avete avuta nella vita passata per poco tempo e quindi vi è rimasta la voglia di fare tutto ciò che non avete potuto, sposarsi, fare figli, andare a fare viaggi, qualunque sia stata la situazione. E desiderate in tempi diversi, quindi una vita diversa, questa, avere una rivalsa, ma non necessariamente su qualcuno o su qualcosa, in generale avere quella possibilità che non avete avuto. Quindi ecco spiegato questo legame e questa esperienza precedente. Sì, assolutamente. Infatti l'energia che riepiloga il tutto è proprio questa. Il cavallo di bastoni, cioè siete pronti come delle molle. Se vi danno la possibilità siete pronti a partire da zero con questa persona. È un qualcosa che voglio dire, io vorrei in qualche maniera riuscire a trasmettervi il mio modo di sentire, la capacità di vedere che veramente non è un giudizio negativo o positivo il mio su questa persona, ma immaginate che io sia, che ne so, la vostra sorella maggiore, vi direi, guarda, lo vedi speciale questo personaggio, o questa personaggia, quello che è, solo perché in realtà ti ricorda le cose che non hai potuto vivere nel passato. E una parte di te è convinta che adesso è il momento giusto. Non è mica detto che sia così, ma soprattutto non è mica detto che tu sia la stessa persona del passato e questa persona altrettanto. Per cui attenzione anche qui, un po' come il post che ho lasciato sul mio Instagram qualche giorno fa, attenzione a quello che scegliamo di credere, perché poi creiamo l'esperienza. È un discorso un po' complesso, ma andiamo a strutturare la nostra esistenza sulla base di quello che crediamo, ecco. Quindi questa era la vostra lettura. Se avete bisogno di mettervi in contatto con me, vi ricordo che ci sono i link attraverso cui raggiungermi per un corso, un percorso personale, una lettura, e mi trovate anche su Instagram, e anche lì trovate tutti i recapiti. Io intanto vi ringrazio e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Ok, e ora ci facciamo i tarocchi degli zar.
confezione qui. Ok, come vedete non vi racconto frottole, non sono mai stati usati, perché ecco, doveva avere la linguetta che però non funzionava. Questa va via, ecco. Proprio risparmiato qui lo scarabeo, vi ho fatto delle confezioni veramente da mercato di paese, ma guarda che roba. Chissà gli autori come l'hanno vissuta una roba del genere, essere trattati così. La carta è di qualità veramente discutibile e anche l'incarto, voglio dire, non per sputare sul regalo che di cuore mi è stato fatto, è una storia lunga, però voglio dire, io da creatore di mazzi mi dispiaccio per quelli che hanno visto la loro idea probabilmente venire trattata così. Vabbè, dai, considerazione che non c'entra nulla con la lettura, ma ci siamo fatti una chiacchiera. Allora, questa persona a cui state pensando, che tipo di legame o esperienza c'è stato tra di voi in una vita passata o in più vite passate, ovviamente in funzione al fatto che se siete qui a guardare questa lettura vi interessa perché qualche influenza ce l'ha o ce l'ha avuta sul presente. Adesso parliamo la mia lingua. Bene. Quindi voglio vedere la vita passata, se c'è stata, perché non è mica detto che ci sia stata per forza una vita passata insieme. Ok, queste erano le carte, a dire il vero. Dunque. Ok. Mhm. Quindi questa persona è stata sicuramente nel vostro passato, e mi pare di sentire la voce di qualcuno che dice guarda, lo sapevo già anche se non me lo dicevi, ed è stata in un passato non molto carino. Io temo che qui, questa è la terza lettura, le prime due non erano di questo stampo, temo che questa persona sia stata poco carina nei vostri confronti, o comunque le vicende di vita personali di questa persona hanno gettato nello sconforto anche voi, perché voi ne avete o pagato le conseguenze dirette o indirettamente, ma comunque questa cosa ha toccato pienamente anche voi. Per esempio, potrebbe essere che ne so, questa persona ha fatto una scelta sbagliata e dopo questa scelta sbagliata vi siete trovati con un disastro finanziario. Oppure può essere che questa persona abbia mentito sul vostro conto e vi abbia messo nei guai. Ci sono delle cose che questa persona ha fatto per una sorta di codardia. Codardia o codardia? Cosa? Mio Dio, sto perdendo le parole. Interiore. E a questo punto abbia messo in atto una sorta di reazione a catena che ha coinvolto più persone. Voi eravate nell'immediata vicinanza o fisica o concettuale, ed ecco che questo problema ha investito anche voi. Non mi stupirei se ci fosse stato un percorso di incarcerazione, un percorso di punizioni, un percorso di condanna a morte, un percorso di esilio, anche un esilio concettuale di società, quindi trovarsi nella situazione di venire visti come gli appestati, no? Oppure chi porta scandalo o chi è un portarogne, perché magari, che ne so, stiamo parlando di qualcuno che è stato vostro padre nel passato e magari faceva delle cose non tanto carine, oppure c'è stata una malattia nella famiglia e questa cosa è ricaduta sui discendenti anche senza che questi portassero i segni della malattia. Insomma, c'è qui scusate i termini che uso, ma c'è un disastro, voglio dire, di partenza. E questa persona è ancora, ovviamente, brutalmente legata a voi karmicamente, perché c'è un forte senso di colpa.
e c'è un forte senso di incapacità comunque, nonostante sia riuscita a realizzare il disagio che vi ha causato, un'incapacità comunque di autoguarirsi, di darsi modo di elaborare in maniera indipendente quelli che possono essere stati i capisaldi di questa disavventura e quindi degli errori interni che questa persona ha nutrito dentro di sé, che poi hanno portato al risultato nella vita esterna, quindi nella vostra vita nello specifico. Quindi abbiamo un incontro qui d'anime che l'ultima volta che si sono viste non se la sono passata bene, e se quella persona per cui state guardando vi sta sulle palle a prescindere, questa potrebbe essere un'ottima giustificazione. Oppure se avete vissuto comunque lo stesso tipo di eventi nel presente con questa persona, perché magari state guardando qualcuno che è legato a voi attraverso il matrimonio, oppure attraverso legami di parentela o il lavoro, magari un socio con cui abbiamo veramente fatto grandi cose insieme, e si è ripetuta un po' la storia, non vi stupite, questa persona non è riuscita a superare totalmente, quindi è un po' qualcuno che dice senti, visto che io non ce la faccio a liberarci da questo disastro psicologico, emotivo, ambientale, economico, quello che è, perché mi trovo ad avere l'incapacità, meglio se in qualche maniera ci pensi tu e ovviamente ti sleghi probabilmente dalle riserve, dall'odio, dalla frustrazione che hai nei miei confronti. Proviamo di nuovo questa esperienza. Se ce la faccio, bene. Se non ce la faccio, sono sicuro che a forza di tentativi almeno tu ce la farai a superare l'odio che hai nei miei confronti, per esempio, o a decidere di non rincontrarci mai più fino a che io mi porto dietro questa energia. Per cui c'è una necessità qui che mi fa quasi tenerezza, anche se di sicuro a voi non la fa neanche un po', per cui c'è la guarigione sotto come motivazione. Assolutamente sì, c'è bisogno qui di guarigione. Sento che comunque, al di là di questa singola anima che stiamo guardando, questo tipo di dinamica c'è stato per lungo tempo anche a livello familiare per voi. Quindi non a caso siete in una famiglia probabilmente che ha avuto, se guardate il concetto e non solo l'aspetto peculiare in sé, ha avuto questo tipo di situazione, l'ha vissuta questa energia in più forme e per più tempo. Nulla è un caso, mi viene da dirvi, Tutto quello che avete vissuto fino a questo punto non è a caso, oserei dire fin quasi nei dettagli minimi. Sappiate che, anche se non vi piace sentirvelo dire, immagino, al massimo la situazione è nelle vostre mani, perché non riesco a vedere questa persona come in grado proprio di farcela. Ha troppa... Non è solo paura, perché non voglio descrivere questa persona come debole, perché in realtà questa persona è già tanto che abbia accettato di reincarnarsi, di fare questa esperienza. Lo sapeva a priori che se si incarnava si ripeteva, perché era in grado di capire qual è la sua portata energetica e quindi quali aspettative può avere durante la reincarnazione futura e così avvenire, a meno che non cambi le cose. E l'ha fatto comunque, sapendo che se già tutto è perso, almeno proviamoci un'ultima volta e speriamo che almeno tu, che sei più bravo, ce la faccia meglio. Una cosa molto... Vi dirò che in qualche modo mi fa pena questa persona, non la persona, l'anima. Questa persona proprio non riesce a conciliare vari aspetti di quello che ha vissuto. La vedo come un'anima impaurita, ripeto, non la paura umana, è un'anima che trema, un'anima che non... ha grandi sogni ma non riesce per ora ad innalzarsi oltre le proprie limitazioni. Ce la mette tutta, è come quel bambino che magari, se non siamo stati noi quel bambino, che
alle elementari aveva difficoltà a imparare a leggere velocemente, ci ha messo molto di più degli altri e c'era sempre quello che lo prendeva in giro, no? Però quel bambino ci provava lo stesso, teneva duro, provava a non piangere davanti alla classe nonostante la vergogna e provava lo stesso. Mi ricorda un po' questo tipo di energia questa persona. Per cui io credo, mi viene da suggerirvi che forse una maniera molto semplice, io mi discosto di solito dalle maniere semplici e veloci di guarire e di fare questo tipo di lavori, ma a volte può funzionare, dipende dal caso specifico. Ecco, in questo caso potrebbe essere tranquillamente che se vi mettete in uno stato di rilassamento, come non so, un po' di respirazione, meditazione, yoga vi può aiutare a fare, 5 minuti, no? E vi immaginate questa persona davanti a voi, potrebbe essere tranquillamente che riusciate a parlare alla sua essenza con il vostro cuore aperto e gli diciate: guarda, i tuoi limiti hanno probabilmente causato veramente tanto delle nostre sciagure, però va bene così, non ti preoccupare, vai avanti, io ti lascio andare, sei libero, non c'è cattiveria da parte mia, non c'è riserva, non capisci se non ti voglio rincontrare praticamente mai, o magari solo più avanti quando sarai pronto, però insomma vai, non stare qui ti ringrazio anzi che nonostante le tue difficoltà comunque zoppicando sei riuscito almeno a incarnarti e a darmi la possibilità di vivere questa energia e quindi poi rielaborarla e farla finita insomma con questa storia, ok? Quindi io mi auguro che questa lettura vi sia stata d'aiuto, perché sento che qui stiamo proprio parlando di guarigione e ripeto, c'è una sensazione di avere antenati anche di mezzo. Sì, è una situazione che è qui da un bel po'. È una situazione che è qui così incancrenita, rigida, cristallizzata da un po'. È un po' è come se tutti quelli che sono coinvolti a livello di Avi, questa anima e tutti gli altri ti fassero veramente perché voi ce la facciate, che sia la volta buona, sento dire. Quindi vi auguro sicuramente tanta guarigione. Se avete comunque bisogno di mettervi in contatto con me, sapete dove trovarmi, o attraverso Instagram o attraverso il link unico su cui trovate tutti i link poi al percorso, al corso, a una consulenza, e noi ci vediamo più avanti sul mio canale. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao. Bene, abbiamo l'ultimo gruppo, i tarocchi medievali, e andiamo a vedere qui cosa salta fuori. Ok, allora uno è addirittura già aperto e l'altra metà del mazzo non è aperta. Bello, mi piace almeno questa riproduzione di un arazzo, mi viene da dire. Oh, guarda un po', questo ha la linguetta giù. Oh, che miracolo. Vabbè, allora questo mettiamo via, che è una carta che non c'entra nulla, e qui vediamo, di solito l'ultima carta è no, ok, è tutto a posto. Allora andiamo a vedere questa persona a cui state pensando, se l'avete già incrociata in vite precedenti e se sì cosa è successo, altrimenti procediamo da quello che ci viene detto inizialmente. Dunque, chi sta guardando questo gruppo? Dove, come, quando ha incontrato la persona a cui stanno pensando e in che modo in relazione al presente. Ok, subito, 3 carte. Che peccato, nero e vinaccia, mamma mia. Ok. Quindi partiamo da una situazione idilliaca, originaria. Qui tutto andava alla grande. C'era sicuramente abbondanza economica, c'era sicuramente capacità di avere un buon rapporto, una buona comunicazione, di ottenere cose che si desiderano velocemente. C'era veramente, come possiamo dire, benessere. Proprio il benessere classico, non mancava nulla con questa persona. Credo che sia stato un rapporto proprio romantico diretto. Stiamo parlando di marito e moglie. E sulla base di questo legame le cose siano andate avanti, da quello che vedo, un bel po', senza problemi. Ok.
comincia la vicenda. Mm. Mm-mm. Quindi c'è stato un momento in cui, vabbè, è la vita, qualcosa è cambiato, come il titolo del film. Nel senso che si è reso necessaria l'esigenza nella vostra coppia, nella vostra vita in generale, io credo, perché ho l'impressione che magari eravate, che ne so, dei latifondisti, magari eravate dei proprietari di allevamenti, magari eravate dei commercianti che ne so, commercianti tessili. Sento che c'è la classica coppia di potere qui, quindi è andata molto bene. Però non è come il primo gruppo, anche se magari arrivate dal primo gruppo. Qui c'è qualcos'altro, nel senso che sono stati fatti, mi sembra di capire, degli investimenti. È un gruppo generale, quindi questa lettura, quindi possono essere investimenti di vario tipo, può essere un investimento monetario, può essere un investimento di tempo, può essere di ingegno, magari avete regalato le vostre idee a qualcuno, magari avete cercato di dare via una nuova moda. Mi stanno venendo in mente i venditori porta a porta anni 70 in America, cioè molto specifica come cosa, no? E le cose sembravano abbastanza decollare, quindi c'era una buona prospettiva, ci avete preso dentro, è andata, pareva che decollasse. Ora vediamo se è davvero così, perché mi si sta raccontando la vostra storia veramente a episodi, una cosa che nelle altre letture non è capitato finora. Quindi ok, e da qui come arriviamo al presente? Quindi si è creato un buon legame. Però... Ah, ecco. Era qui che lo aspettavo, perché dico, lo sento ma non lo vedo ancora nelle carte. C'è una grande enfasi. Veramente quasi cafona, diciamo, sul fatto che le cose andavano bene. E che andavano di meglio in meglio. È successo qualcosa, io credo che qualcuno qui si sia ammalato e credo che ci sia stato un problema di una vita che si è interrotta e di conseguenza si è interrotta proprio tutta la situazione familiare. Quindi se avevate figli è successo qualcosa anche a loro, c'è povertà qui e malattia. E è un qualcosa veramente che ha distrutto tutto il sipario, perché già ora qualcosa del genere distrugge la vita alle persone. Nel tempo del passato in cui bastava nulla per essere o emarginati dalla società o poveri, no? Non potersi mantenere o incapaci di provvedere a noi stessi, soprattutto magari in tempi in cui se chi rimaneva vivo era la donna era difficile anche trovare lavoro. O addirittura proprio non veniva contemplata una donna che lavorava se non per fare la prostituta, no? O che ne so, la svuota piscio, cose di questo tipo. Non so perché mi è venuto svuota piscio, io non parlo così di solito. C'è assolutamente qualcosa che ha creato un disagio, una cosa, io sto sentendo proprio una sensazione di oggi mi sento vivo e in 5 minuti non riesco più a sentire nulla. Quindi c'è stata qui non solo la disperazione della disgrazia in sé, no? Ho perso qualcuno, gli affari sono andati male, perché qui sento proprio la perdita di qualcuno, ma c'è poi tutto proprio l'incapacità di, come normale che sia, voglio dire, è comprensibile, di avere a che fare con una vita che è un supplizio, soprattutto se prima le cose andavano alla grande. Quindi perché ora esatto, perché ora siete qui a chiedervi che cosa sta succedendo con questa persona, no? Nel passato che cosa c'è stato che ora in qualche modo è reattivo, mi spinge qui a cercare questa lettura.
quello che ancora vi collega a questa persona è il desiderio di avere un ritorno, è il desiderio di sapere che cosa è successo a quella persona, è il desiderio di, mi viene detto, portare i morti a casa. Quindi proprio chiudere il cerchio, qualunque sia stato il livello di situazione che avete vissuto. E vi dirò, coinvolta in questa situazione c'è anche una questione di figli, di gravidanza, di come si chiamano, discendenti. Io credo che ci siano qui in sala delle persone che stanno guardando che magari anche nel presente hanno avuto difficoltà su questo aspetto, o perché lo odiano, o perché non lo capiscono, o perché gli è stato fatto pesare che magari hanno fatto delle scelte particolari in questo ambito. Siamo nel 2023, ormai 24, e capisco che a livello teorico sia tutto molto più facile ora, però non è vero in maniera totale, perché emotivamente uno se la vive sulla propria pelle ogni situazione. Per cui quello che voi vivete così intensamente riguardo questo argomento, e gli argomenti anche di cui abbiamo parlato comunque in generale in questa lettura, vengono principalmente da qui. Per cui se sentite in maniera forte riguardo questi argomenti, ecco da dove viene il tutto. Per cui la persona a cui state pensando era la controparte, la parte di cui non avete o saputo più nulla, o che è dovuta morire, o che ha avuto problemi che poi hanno causato la vostra caduta. Sì, eravate rimasti in sospeso, ora volete non solo ribaltare la situazione, volete smettere di... Vi viene detto di vivere nella miseria, di vivere nella povertà, di vivere nel disagio, di sentire che abbiamo bisogno che un miracolo accada per essere salvati o per sostenerci. C'è proprio questa stanchezza interiore del continuare a portare avanti la tragicità di questa situazione che vi ha sfibrato energeticamente. È un linguaggio concettuale il mio, ovviamente, non si può sfibrare qualcuno energeticamente come magari potrebbe sembrare, però è un marchio forte, un'energia molto forte dentro di voi e siete stufi. E quindi eccoci qui a parlarne in questa lettura ed eccovi qui a cercare di ribaltare la situazione. Quindi già prendere coscienza di questo può essere ragione sufficiente per liberarvi, nel sapere che non vi appartiene per partito preso questa cosa, ma che è una sorta di scarabocchio che vi portate dietro sulla carta, sul quadro, anzi, della vostra anima, vi può aiutare a capire che non siete necessariamente legati, destinati a rimanere in questa condizione per sempre. Anzi, tante volte basta, in questo caso, nutrire di più la parte positiva, la parte intraprendente, la parte felice, con la pratica, semplicemente con la pratica, con nuove pratiche, nuove abitudini, il vostro spirito. Quindi potete tranquillamente con, che ne so, ecco, le autoaffermazioni, no? Che io dico sempre, un'autoaffermazione non fa niente se non ci ha fatto un lavoro sotto anzi. In questo caso potrebbe anche funzionare, potrebbe essere quello che comincia a sbloccarvi, perché qui c'è solo un brutto ricordo, ok? Non è così impossibile ritornare a una posizione di equilibrio, quindi io ve lo auguro assolutamente. Se aveste dei problemi, avete bisogno di una consulenza o di vedere se è il caso di fare un corso con me, avete i link qui sullo schermo ma anche all'inizio della lettura. Mi potete raggiungere anche su Instagram e io intanto vi auguro il massimo e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!